Salve cercatori del mistero e benvenuti a Il Mistero Servito. E come sapete su questo canale abbiamo fatto riferimento spesso a libri. Sono tutti libri di scienza e riflessioni. D'altro lato abbiamo a volte nominato anche libri di scienze occulte, di cospirazioni, di enigmi, ufologia e temi all'interno del mondo del mistero. Ci sono alcuni libri di cui non abbiamo mai parlato, ma oggi ne parleremo. Non perché ne ricerchiate la lettura, ma perché sappiate che il potere di un libro può alterare e anche uccidere. Uccidere sì, migliaia di persone anche. Può essere una cosa molto impattante che in se stessa contiene un'enorme riflessione. Possono le idee e le parole essere talmente potenti da perdurare nel tempo, chiuse nei libri e avere effetti ancora oggi nella nostra società? Ci sono libri che solo all'essere aperti provocano la morte. E non è una esagerazione, è una cosa totalmente reale che vedremo fra un po'. E ci sono altri libri che hanno decimato grandi nuclei di popolazioni, solo per rappresentare un'etnia diversa, per avere il colore della pelle diverso. Ci sono altri libri che sono serviti come martelli esoterici per sterminare le streghe. Andiamo a vederne alcuni e comprenderete quanto importante e strani possono arrivare ad essere nello stesso tempo. Il primo di questa mia personale compilation fu scritto da un medico chiamato Robert Kinsey. Quest'uomo era molto preoccupato per le pitture che si usavano in quell'epoca. Anche per più di un secolo furono usati coloranti contenenti arsenico. Ma dal momento che nessuno ci faceva caso, quello che fece questo dottore fu raccogliere alcuni campioni, diverse strisce di arazzi che contenevano arsenico da delle pareti ed elaborare 2 libri con i pezzi di arazzi impregnati del veleno. E cosa accadde? Il fatto è che per lui questo costituiva uno studio del perché venisse utilizzato dell'arsenico dannoso per le persone come pittura. Con il tempo questi libri furono proibiti perché solo ad essere aperti e girandone le pagine provocavano una morte molto dolorosa per intossicazione d'arsenico. I 2 libri, chiamati Gli arazzi della morte, oggi sono ancora chiusi all'interno di casseforti nel Michigan. Come abbiamo già detto, sono 2. Uno la copia dell'altro, ne fece 2, esattamente uguali, e tuttavia oggi sono ancora molto pericolosi. Chiaro, quest'uomo sapeva della pericolosità dell'arsenico, però non aveva tante conoscenze scientifiche per sapere che erano assolutamente mortali. Non si sa se grazie a questi libri si dismise l'uso dell'arsenico negli arazzi in quel periodo di tempo, però oggi sappiamo che si è ridotto moltissimo. Ora parleremo del secondo e del terzo libro più pericolosi che esistano. Il primo si chiama I dolori del giovane Werther. Fu scritto da Johann Wolfgang Goethe e pubblicato nel 1774. Anche questo libro è molto pericoloso perché in se stesso contiene un potere pessimistico così elevato, così alto, che ha portato alla morte molte persone. Ha portato molte persone al suicidio per la sua sola lettura. Fu così grande il suo fascino, provocò talmente tanti suicidi che questo libro fu proibito. Ma successivamente ne venne fuori un altro, molto simile, ma ancora molto, molto più potente. Si chiamava Eutanasia, l'estetica del suicidio, scritto da James Harden Hickey. Era molto simile ai dolori del giovane Werther, ma con tecniche di suicidio molto elaborate all'interno. Molte persone caddero nella lettura di questo libro e dopo si suicidarono.
proprio come l'autore stesso, che decise di implementare una delle tecniche descritte nel suo libro per suicidarsi con un'iniezione letale di morfina. Chiaro, qui abbiamo due libri che ovviamente in se stessi non sono pericolosi se hai una mente totalmente critica e oggettiva, ma sappiamo che ci sono persone totalmente influenzabili e se un libro scritto con questo potere di attrazione, con queste idee, con questa mente, incoraggia le persone al suicidio, è possibile che accada. Semplicemente accade, però ci sono ancora molte persone influenzabili e questi libri possono essere pericolosi, sempre quando non abbiate quella mente critica di cui abbiamo parlato. Il quarto dei libri più pericolosi e proibito di tutta la storia si chiama Turner Diary, il diario di Turner, un libro in cui si incita al linciaggio di persone che non siano di razza bianca. Un libro che incita all'odio e al razzismo, un libro che è stato fonte di ispirazione e ispiratore di diversi terroristi che finirono col mettere bombe, uccidendo molte persone. Questo libro dal mio punto di vista è disgustoso. Non considero un mondo in cui si valuti una persona secondo il colore della pelle. È detestabile. Dico soltanto che fu proibito semplicemente perché molti gruppi si radicalizzarono contro persone che hanno un altro colore e che non erano responsabili di questo. E come ho già detto, è una cosa che non va bene. Il quinto libro si chiama Malleus Maleficarum, il martello delle streghe, scritto nel 1496 da un demonologo inquisitore chiamato Enrique Kramer. Questo libro fu creato insieme ad altri suoi colleghi, anche loro inquisitori e demonologhi, per identificare le streghe, sapere con che andassero, quali fossero le loro azioni. Un libro che può essere classificato all'interno della criminologia moderna per come cerca di individuare gli atti che commettevano le streghe. Tutti sappiamo che all'epoca dell'Inquisizione qualsiasi persona poteva essere tacciata di stregoneria semplicemente perché magari la pensava diversamente dalla Chiesa. Infine, in questo libro, a parte come trovare le streghe e stregoni, si descrivono anche metodi di uccisione, tortura e soprattutto come ingenerare terrore nelle persone che ebbero la sfortuna di vivere in quell'epoca. E questo dà molto da pensare. Un libro ufficiale nel mondo di quel tempo che insegnava alle persone i metodi di tortura più crudeli per le streghe. Il libro raccoglie anche quelli che sono i sistemi della stregoneria, di queste streghe. Quali sono i loro incantesimi, i loro rituali e riti ed è possibile che all'interno di questo libro esista qualche tipo di conoscenza, direi un 1%, che potrebbe essere interessante. Dico questo perché sappiamo, come ho detto prima, che chiunque poteva essere accusato di stregoneria e questo libro poteva contenere molti falsi concetti, però può darsi che abbia raccolto qualcosa che è rimasto nel tempo su quella stregoneria reale che ancora oggi esiste. Questo dobbiamo dirlo, però non confondiamolo con la stregoneria del Medioevo, di quelle persone che semplicemente venivano accusate senza nessuna ragione. Esistono molti altri libri che sono proibiti e pericolosi, secondo come li cataloghiamo. Possiamo menzionare per esempio il Necronomicon, un libro che si trova sulla linea inconsistente che esiste fra la fantasia e la realtà. Non si sa con certezza se sia pura invenzione. Oggi esistono diverse versioni ispirate al vero Necronomicon, ma tutte quelle in vendita non hanno nulla a che vedere con il vero Necronomicon. Io sospetto che Howard Phillips Lovecraft in tutte le sue storie nascondesse indizi sul vero Necronomicon e vari frammenti reali su questo libro, del quale, secondo quello che si dice, poche righe potrebbero condurre alla fine del pianeta insieme alla storia dell'essere umano, perché se declamate
potrebbero aprire una serie di brecce attraverso cui esseri interdimensionali potrebbero entrare. Questo, come ho già detto, contiene molta fantascienza, però altre cose ci sono dietro questa fantascienza che a me sembrano reali e potete saperlo solo leggendo le storie di Lovecraft e vi renderete conto che esistono parallelismi molto chiari col mondo del mistero. Non voglio dilungarmi troppo e come sempre dico, il mistero è servito. Un caldo abbraccio a tutti e arrivederci al prossimo video.